Con il quinto itinerario turistico su Firenze seguiremo le tracce lasciate da Brunelleschi e Michelangelo nel complesso di San Lorenzo, uno dei luoghi più significativi della città, sia dal punto di vista storico che artistico. Comprende la Basilica di San Lorenzo, la Sacrestia Vecchia, la Sacrestia Nuova, la Biblioteca Laurenziana e le Cappelle Medicee. La Basilica di San Lorenzo venne fondata nel 393 ed è una delle chiese più antiche di Firenze. Fu ristrutturata su progetto di Filippo Brunelleschi nel XV secolo, diventando un esempio chiave di architettura rinascimentale. La visita all'interno della Basilica di San Lorenzo è quindi d'obbligo. Ammirerete l'accostamento tipico brunelleschiano di intonaco bianco e pietra serena, che Brunelleschi impiega anche nell'Ospedale degli Innocenti e nella Basilica di Santo Spirito, sempre a Firenze. La chiesa di San Lorenzo ospita importanti capolavori come i pulpiti di Donatello, il monumento a Pier Giovanni de' Medici del Verrocchio, l'affresco col martirio di San Lorenzo del Bronzino, lo sposalizio della Vergine del Rosso fiorentino, oppure di Annigoni, San Giuseppe e la sua bottega del falegname con il piccolo Gesù. Oltretutto, la chiesa è il luogo di sepoltura anche del capostipite dei Medici. All'interno troviamo la stupenda Sacrestia Vecchia di Brunelleschi ed è da confrontare con la Sacrestia Nuova di Michelangelo, dove sono sepolti i rampolli di Casa Medici. La Sacrestia Vecchia fu realizzata tra il 1421 e il 1440, è una delle prime opere architettoniche rinascimentali. Alle porte bronze e alle decorazioni lavorò Donatello. L'interno è caratterizzato da proporzioni armoniose e una struttura geometrica chiara, riflettendo i principi umanistici del Rinascimento, mentre nella Sacrestia Nuova, progettata da Michelangelo e costruita tra il 1520 e il 1534, si accede attraverso la Cappella dei Principi, straordinaria opera architettonica e scultorea per erigere la quale fu costruito l'opificio delle pietre dure. La Sacrestia Nuova fu concepita come mausoleo per alcuni membri della famiglia Medici e, a differenza della Sacrestia Vecchia, presenta elementi architettonici più complessi, drammatici, dinamici e innovativi, che riflettono lo stile manierista di Michelangelo, mentre Brunelleschi mostra un'adesione rigorosa ai principi del classicismo rinascimentale, grazie all'uso di proporzioni armoniose e razionalmente simmetriche. Nel 1519 i Medici incaricarono Michelangelo di creare proprio una seconda cappella funeraria nella chiesa di San Lorenzo, la cosiddetta Sacrestia Nuova, destinata ad accogliere le tombe dei capitani Giuliano, duca di Nemours, e Lorenzo, duca d'Urbino, morti di recente, e quella dei magnifici Lorenzo e Giuliano de' Medici. La struttura in pianta si rifà proprio alla Sacrestia Vecchia di Brunelleschi, a pianta quadrata, con un piccolo sacello, anch'esso quadrato. Grazie alle membrature in pietra serena, l'ambiente acquista un ritmo più serrato e unitario, con un potente senso ascensionale concluso nella volta a cassettone di ispirazione antica. Le tombe dei due capitani, che sembrano far parte della parete, si compongono di un sarcofago curvilineo sormontato da due statue distese con le allegorie del tempo, in quella di Lorenzo il crepuscolo e l'aurora, mentre in quella di Giuliano la notte e il giorno. Si tratta di figure massicce e poderose che sembrano gravare sui sarcofagi, quasi a spezzarli, a liberare le anime dei defunti, ritratti proprio nelle statue inserite sopra di essi. Entrambi contemplano, Lorenzo in posa pensierosa e Giuliano con uno scatto repentino della testa, la statua posta sull'altare con la Vergine allattante il bambino. Entrambi sono mediatori e simboli di vita eterna, posti sopra le sepolture di Giuliano e Lorenzo, i due magnifici dei Medici. La visita alle cappelle medicee comprende, oltre alla Sacrestia Nuova, anche la Cappella dei Principi, iniziata nel 1604. È un sontuoso mausoleo destinato a ospitare le tombe dei Granduchi di Toscana della famiglia Medici, interamente decorata con marmi policromi e pietre semipreziose, con una decorazione sfarzosa, esempio strepitoso dell'arte del commesso di pietre dure. L'opificio delle pietre dure risale direttamente ad una delle antiche manifatture artigianali e artistiche di epoca granducale a Firenze. Venne istituito proprio dal Granduca Ferdinando I dei Medici come manifattura di opere in pietre dure, la cosiddetta arte del commesso fiorentino. Il commesso, a differenza del mosaico, non usa tessere geometriche, ma intaglia pezzi più grandi
grandi, scelti per colore, opacità, brillantezza e sfumature delle venature, creando un disegno figurato. Si realizzarono così opere d'arte di straordinario valore, dai mobili a oggetti vari, testimoniando proprio la genialità e la tecnica degli artigiani fiorentini. La visita può proseguire all'interno della Biblioteca Medici Laurenziana, prima biblioteca pubblica nata con specifiche funzionalità di studio su progetto di Michelangelo. Fu costruita a partire dal 1524. È celebre per il vestibolo e lo scalone monumentale, con un design innovativo che rompe con le tradizioni architettoniche precedenti. Il cardinale Giulio de' Medici, diventato papa col nome di Clemente VII, commissionò a Michelangelo il progetto per conservare l'imponente raccolta medicea di testi. La committenza avvenne nel 1519 e i lavori furono portati avanti fino al 1534, anno della partenza di Michelangelo da Firenze e della morte del Papa Medicio, illustre committente. La costruzione fu così ultimata lentamente negli anni successivi da altri architetti, a cominciare dal 1548, grazie all'impegno di Cosimo I de' Medici. I lavori terminarono soltanto nel 1571, anno dell'apertura al pubblico. La Biblioteca Laurenziana ospita una vasta collezione di manoscritti e libri rari, raccolti dalla famiglia Medici, che a poche decine di metri aveva il suo palazzo di famiglia, oggi Palazzo Medici Riccardi. La Biblioteca Medici Laurenziana possiede circa 11.000 manoscritti e conserva una fra le più ricche e importanti collezioni di papiri greci e latini provenienti dall'Egitto. Nel vestibolo troviamo la celebre scala tripartita, eseguita su disegno di Michelangelo, che egli avrebbe voluto però in legno di noce, ma Bartolomeo Ammanati sostituì con pietra serena, su volontà di Cosimo I. Per adesso abbiamo terminato anche questo quinto itinerario. Vi invito a iscrivervi al mio canale, a lasciare un like se il video vi è piaciuto e a continuare a seguirmi, lasciandomi anche un vostro commento. A presto, ciao ciao!